Oggi vi faccio vedere come preparare l'insalata di ramen, in giapponese Hiyashi Chuka. Ho già pubblicato la sua videoricetta in versione classica e questa volta volevo proporvi una versione ancora più da insalata con la salsa ancora più gustosa e cremosa. E dopo aver mescolato tutti gli ingredienti si serve su ogni piatto. È un piatto ideale per condividere con la famiglia e con gli amici in una giornata calda in estate. Gli ingredienti sono le foglie di insalata, il pomodoro, l'uovo, la tahina, la maionese, il bicarbonato, la salsa di soia, l'aceto, l'olio di sesamo, i surimi, gli spaghettini sottilissimi, il sale, i semi di sesamo bianco tostato e macinato, lo zucchero, la senape, qua non si vede ma anche il cetoriolo. Questa è una ricetta da 2 porzioni. Abbiamo un uovo grande, rompiamo nella ciotola e mettiamo un cucchiaino d'acqua e pochissimo sale. Mescoliamo bene tutto insieme. Abbiamo una padella antiaderente, questa che vedete ha un diametro 28 cm. Accendiamo il fuoco al medio alto e mettiamo mezzo cucchiaino di olio di semi. Distribuiamo bene l'olio su tutta la superficie della padella e quando comincia a scaldarsi facciamo le strisce con la punta di bastoncini bagnati con liquido dell'uovo. Se creano le strisce con colore dell'uovo mettiamo tutto il liquido in un unico colpo e subito muoviamo la padella in modo da coprire tutta la superficie della padella con liquido dell'uovo. Quando il liquido dell'uovo non si muove più, se anche muovendo la padella, spegniamo il fuoco e inseriamo un bastoncino lungo sotto a questa frittata sottile, ruotando il bastoncino all'altezza da 1/3 della dimensione della frittata, come potete vedere. Una volta che il bastoncino sia arrivato all'altra estremità, solleviamo il bastoncino con la frittata e la giriamo e lasciamo per 10 secondi. Dopodiché la spostiamo sul tagliere. Se userete una padella più piccola, fate 2 frittate, così saranno sempre sottili. In questa ricetta sto usando un uovo di misura grande, ma potete usare anche 2 uova, soprattutto se siete vegetariani, togliendo i surimi. E chi è vegano invece, al posto della frittata, mettete le strisce di avocado. Tornando sulla immagine, dopo che si è raffreddata un po' la frittata, la tagliamo a metà e sovrapponiamo i 2 strati sottili di frittata e li arrotoliamo come potete vedere. E li tagliamo sottili così possiamo avere la julienne della frittata giapponese che si chiama Kinshi Tamago. E il link di sua videoricetta lascio nella descrizione. La julienne di frittata mettiamo nel frigo. Abbiamo un cetoriolo già lavato che pesa 175 grammi. Eliminiamo 2 estremità. Le bucce vicino all'estremità sono più dure e le eliminiamo con il coltello o con il pelapatate. Le bucce di cetorioli giapponesi sono meno dure e li mangiavo tutto interi, ma le bucce di cetorioli che trovo qua in Italia sono più dure e per alcune ricette giapponesi preferisco eliminarle. E anche il resto eliminiamo ogni tanto con pelapatate, come potete vedere. Lo tagliamo in 3 pezzi e ogni pezzo lo tagliamo sottile per la lunghezza, lasciando il centrale dove ci sono i semi. I centrali dei cetorioli li mangiamo.
Queste fette sottili di cetrioli le tagliamo in modo da creare la julienne. Ora pesa 130 grammi anziché 175 grammi. Mettiamo un pizzico di sale sui cetrioli, mescoliamo un po' e lasciamo da parte, così facciamo uscire l'acqua dai cetrioli. Prepariamo la salsa. Nel contenitore o nella ciotola mettiamo 3 cucchiai di aceto di mela. Va bene anche l'aceto di riso, ma se mettete l'aceto di vino bianco mettete un po' meno. Sono 45 grammi. Mettiamo 3 cucchiaini di zucchero. Sono 15 grammi. 3 cucchiai di salsa di soia, che sono circa 50 grammi. Un cucchiaio di olio di sesamo, che sono 12 grammi. Circa un cucchiaio e mezzo di maionese, che sono 20 grammi. 2 cucchiaini di tahina, che pesano 10 grammi. E prima la mescoliamo bene. E un cucchiaino di senape classica, che pesano 5 grammi. E mescoliamo bene tutto insieme e la mettiamo nel frigo. La julienne di cetrioli che abbiamo lasciato con un po' di sale ora è uscita sua acqua, quindi la strizziamo bene con le mani, prendendola un po' alla volta una certa quantità. Insistiamo di strizzarla con la forza ripetutamente, altrimenti questo piatto meraviglioso che stiamo facendo può diventare acquoso. In versione originale si mette la julienne di cetrioli solo tagliati, ma per questa ricetta ho preferito di fare questo trattamento prima perché ha più armonia nel piatto con altri ingredienti e con la salsa. In più, grazie a questo trattamento, cala suo volume e possiamo assumere 2 o 3 volte in più la quantità di cetrioli. Anche la julienne dei cetrioli mettiamo nel frigo. Abbiamo la metà di un pomodoro che pesa circa 80 grammi. Dopo aver eliminato il cuore del pomodoro, lo tagliamo sottile a spicchi. Le fettine di pomodoro le mettiamo sul colino appoggiato sulla ciotola, così eliminiamo eventuali liquidi e le mettiamo nel frigo. Abbiamo 50 grammi di foglie di insalata già lavata e asciugata e la tagliamo a strisce e le mettiamo nel frigo. Abbiamo una confezione di surimi, in Italia vengono chiamati i bastoncini di mare. E per questa ricetta ci servono 90 grammi. E li tagliamo sottili. In versione originale spesso si mette la julienne di prosciutto cotto e potete metterla anche qua al posto di surimi, oppure i gamberi bolliti o saltati in padella. Anche i surimi li mettiamo nel frigo. Vivendo in Italia, a volte sostituisco i noodles per il ramen con gli spaghetti italiani. E per questa ricetta vi consiglio i cappellini come tipo di spaghetti perché sono più sottili e ho provato anche i cappellini di marca De Cecco, ma sono troppo sottili per questa ricetta per mio gusto. Così oggi usiamo i cappellini di marca Barilla.
È scritto il tempo di cottura 3 minuti, ma per fare al dente, quindi vedremo dopo se mai li lessiamo di più. Li usiamo 160 grammi di cappellini per 2 porzioni, ma potete fare di più oppure meno. C'è un trucco per farli avvicinare ai noodles per il ramen utilizzando gli spaghetti italiani e bollire nell'acqua calda con il sale e il bicarbonato. Nella pentola prepariamo 1800 ml d'acqua calda bollente e mettiamo un cucchiaio e mezzo di sale fino e un cucchiaio e mezzo di bicarbonato e lessando gli spaghetti in questa acqua calda diventano più gialli, elastici con il sapore tipico dei noodles per il ramen. Questo succede perché aggiungendo il bicarbonato di sodio all'acqua di cottura inneschi una reazione che imita la presenza del kansui, che sarebbe l'ingrediente segreto e insostituibile nell'impasto dei veri noodles da ramen. Il kansui è un'acqua minerale alcalina ricca di carbonato di potassio e carbonato di sodio. Mettendo il bicarbonato nell'acqua diventa acqua alcalina e lessando gli spaghetti assorbono alcalinità, così diventano come noodles da ramen. Durante la cottura li mescoliamo ogni tanto e spesso salirà la schiuma e in quel caso aggiungerete un po' d'acqua. Sono passati 3 minuti, assaggio un spaghetto. Era più che al dente, quindi li lesso ancora per 2 minuti, ma voi potete lessare meno, in base al vostro gusto. Sono passati altri 2 minuti, li scolo. Li sciacquiamo con l'acqua corrente e li strofiniamo tra di loro, così la loro consistenza diventa ancora più piacevole. Dopodiché li sgoccioliamo molto bene, pressandoli leggermente con la mano e insistiamo per non farlo diventare un piatto acquoso. Ora impiattiamo. Nella ciotola grande mettiamo le foglie di insalata e gli spaghetti e sopra mettiamo altri 4 ingredienti contrastando loro colore. Nella salsa aggiungiamo 2 cucchiaini di semi di sesamo bianco tostato e macinato. Ho già pubblicato il video come tostare e macinare i semi di sesamo bianco e sto spiegando anche il motivo di questo trattamento e il suo link lascio nella descrizione. Mescoliamo tutto insieme e mettiamo questa salsa sul piatto e alla fine mettiamo un altro cucchiaino di sesamo tostato e macinato. Ecco, la nostra insalata di ramen è pronta! Nella versione classica si impiatta singolarmente, ma in questa ricetta volevo fare ancora più da insalata e ho preferito impiattare sulla unica ciotola grande tipo insalatiera ed è ideale per più di 2 porzioni. In questi giorni sta facendo più di 30 gradi ogni giorno e il corpo desidera fortemente le verdure crude e gli ingredienti freddi, ma non volevo rinunciare comunque anche alla golosità e questo piatto è perfetto. Si può godere la bontà del ramen freddo estivo insieme alla julienne di uovo e i surimi che danno umami maggiori al piatto. E generosa quantità delle verdure crude come i cetrioli, i pomodori e le foglie di insalata. E per unire tutti questi ingredienti abbiamo la salsa golosa e cremosa con la nota di acidità che è piacevole in estate. Dopo averla mescolata bene serviamo sul piatto.
Se mangiate solo questo sarebbero 2 porzioni, invece se mangiate anche altre cose, questa bella ciotola di insalata di ramen potrebbe essere per 3 o 4 porzioni. Provate anche voi questo piatto così buono e così rinfrescante per le giornate più calde in estate e sentirete un'esplosione di freschezza e di sapori. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà un avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!